Ciao e benvenuto o benvenuta sul nostro canale, sono Francesca. Oggi vediamo insieme un verbo molto usato in italiano, il verbo fare. Sono sicura che già conosci molte espressioni con il verbo fare e lo userai sicuramente tante volte, forse troppe volte. E allora oggi vediamo 20 alternative al verbo fare. 20 alternative con verbi più precisi, più specifici, da usare a seconda del contesto in cui ti trovi. E sono sicura che imparando queste 20 alternative potrai parlare un italiano più ricco e più vario. Ma prima di iniziare con la spiegazione e con gli esempi, ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente un PDF che ho preparato per te con il contenuto di questo video e poi puoi metterti alla prova con un esercizio che trovi sempre nel link in descrizione. E poi se ti piacciono i nostri video ti prego di mettere un mi piace e di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto, perché questo per noi è molto importante. E se poi vuoi sostenere il nostro lavoro puoi offrirci un caffè, anche per questo trovi il link in descrizione. E poi se vuoi conoscerci ancora meglio o vuoi provare i nostri corsi della nostra scuola, allora prenota una lezione gratuita con noi, un incontro di 30 minuti con noi in cui ci puoi conoscere e magari puoi scoprire un nuovo modo di imparare la lingua italiana. Ti aspetto, eh? Ma adesso cominciamo con la spiegazione. Per la spiegazione guarderò ogni tanto i miei appunti sul computer per non dimenticarmi gli esempi e per essere più veloce. Allora, iniziamo con la prima espressione. La prima espressione molto semplice. Fare i piatti. Possiamo sostituirla con lavare i piatti. Dopo cena, io lavo i piatti e tu li asciughi. Seconda espressione. Fare un lavoro. Possiamo sostituire il verbo fare con svolgere un lavoro. Luca svolge un lavoro molto interessante. Terza espressione. Questa è molto usata. Fare uno sport. Possiamo sostituire il verbo fare con praticare uno sport. Mia sorella pratica sport da quando è piccola. Fare un errore o uno sbaglio. Possiamo sostituire il verbo fare in questa quarta espressione con commettere un errore, commettere uno sbaglio. Posso dire ho commesso un errore nel calcolo. Quinta espressione. Fare un esame. Possiamo dire sostenere un esame. Domani Paul deve sostenere l'esame di italiano. Beh, in bocca al lupo Paul. Sesta espressione. Fare un corso. Beh, quanti di voi possono dire io faccio un corso di lingua italiana? Bene, possiamo dire frequentare un corso o seguire un corso. Sto seguendo un corso di italiano con Francesca, per esempio. Qualcuno di voi potrebbe dirlo. Settima espressione, molto usata. Fare una fotografia. Possiamo sostituire il verbo fare con il verbo scattare una fotografia. È un verbo più preciso, più specifico. Possiamo dire ieri al mare abbiamo scattato tantissime fotografie. Attenzione però, non potete mai dire prendere una fotografia, o scattare una fotografia o fare una fotografia. Ottava espressione, fare una gara. Gara significa una competizione.
In questo caso possiamo dire partecipare a una gara. I miei figli partecipano a una gara di pallanuoto, per esempio. Espressione numero 9. Fare gli anni. In questo caso il verbo fare possiamo sostituirlo con compiere gli anni. Domani è il compleanno di Sara, compie 25 anni. Tanti auguri a Sara. Espressione numero 10. Fare una festa. In questo caso possiamo sostituire al verbo fare due verbi, dipende un po' dal significato che vogliamo dare a questa frase. Posso dire fare una festa come organizzare una festa. Quindi per esempio posso dire abbiamo organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Marco. Ma fare una festa può significare anche festeggiare. Ieri sera abbiamo fatto una festa. Abbiamo festeggiato, lo possiamo dire. Espressione numero 11. Fare un discorso. Possiamo dire per esempio tenere un discorso o pronunciare un discorso. Il direttore ha tenuto un discorso molto interessante. Espressione numero 12. Fare una torta. Fare una torta significa preparare una torta. La nonna sta preparando una torta per il compleanno di Sara. Espressione numero 13. Fare soldi. In questo caso significa guadagnare. Marta guadagna molto con il suo lavoro. Espressione numero 14. Fare una lezione. In questo caso possiamo sostituire al verbo fare il verbo tenere una lezione, se pensiamo dal punto di vista del professore, di chi insegna. Posso dire per esempio il professore ha tenuto una lezione interessante. Espressione numero 15. Fare una domanda. In questo caso abbiamo due alternative. Possiamo dire porre una domanda a qualcuno o rivolgere una domanda a qualcuno. I verbi sono un po' diversi, ma vediamo due frasi in due contesti diversi. Se io sono in un contesto in cui voglio chiedere qualcosa, posso dire posso porre una domanda? Oppure una frase in cui dico ho rivolto la mia domanda al direttore. Una cosa importante da ricordare, non posso dire chiedere una domanda. Il verbo chiedere indica fare una domanda, certo, ma non dico io ho chiesto una domanda, ma chiedere qualcosa, chiedere un'informazione, ok? Espressione numero 16. Fare amicizia. Possiamo sostituire il verbo fare con il verbo stringere amicizia. Per esempio, nel mio nuovo ufficio ho stretto amicizia con molti colleghi. Espressione numero 17. Fare la pace. Posso dire riappacificarsi o ristabilire la pace. Per esempio, tra due persone posso dire dopo il litigio Sara e Marco si sono riappacificati. Oppure hanno ristabilito la pace tra loro. Espressione numero 18. Fare una telefonata. Qui possiamo sostituire ovviamente con il verbo telefonare o con il verbo chiamare, ma attenzione, vi ricordate il verbo telefonare è seguito dalla preposizione a, telefonare a qualcuno, mentre chiamare qualcuno. Appena torno a casa devo telefonare a mia madre o devo chiamare mia madre. Espressione numero 19. Fare attenzione. In questo caso possiamo sostituire fare con il verbo prestare attenzione.
posso dire durante l'esercizio presta attenzione alle istruzioni. Siamo arrivati all'ultima espressione, fare una scelta, che significa scegliere o posso dire prendere una decisione. È arrivato il momento di prendere una decisione importante. Ecco, bene, spero che queste 20 alternative al verbo fare in queste espressioni ti possano essere utili. Ma adesso tocca a te, scrivimi nei commenti delle frasi con uno di questi 20 verbi. Sono curiosa di leggere i tuoi commenti. E poi ricorda il PDF da scaricare e l'esercizio sul nostro sito che puoi svolgere. Bene, allora io ti ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine e ti aspetto al prossimo. Ciao!